Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o ben arrivati nel mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Spero stiate tutti benissimo e pronti per un nuovo video pieno di drama, gossip e colpi di scena, proprio come piace a noi. Oggi ci immergeremo in un argomento che ha fatto tremare il mondo delle soap opera turche. Un intreccio di vendetta, amore inaspettato e un finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Parleremo di La vendetta è servita. Una serie che ha visto Neslihan Atagul brillare come sempre e che ha regalato emozioni fortissime. Analizzeremo la trama, i personaggi chiave, ma soprattutto quel colpo di scena finale che ha cambiato tutto e l'inaspettata borsa di studio per Burak, un evento che ha sconvolto gli equilibri. Preparatevi, perché ci saranno un sacco di sorprese. Prima di iniziare, però, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro, perché ne ho in mente di bellissimi e succosissimi per voi. E se il video vi piace, lasciate un bel mi piace per supportarmi e farmi capire che apprezzate il mio lavoro. Dai, non siate timidi. Un click non costa nulla, ma per me significa tantissimo. Quindi, pronti? Via! La vendetta è servita, in originale Gecenin Ukunda. È una serie che ha catturato l'attenzione di tantissimi spettatori, non solo in Turchia, ma in tutto il mondo. La storia ruota attorno a Macide, interpretata magistralmente da Neslihan Atagul, una donna intrappolata in una vita che non la soddisfa. Sposata con un uomo che non ama e soffocata dalle convenzioni sociali, Macide sente un forte desiderio di libertà e di cambiamento. E questo desiderio la porterà a compiere un atto di ribellione che avrà conseguenze inimmaginabili. Macide è un personaggio complesso e affascinante. È una donna forte, ma anche fragile, determinata a trovare la sua strada, ma allo stesso tempo spaventata dalle conseguenze delle sue azioni. Neslihan Atagul riesce a rendere perfettamente questa dualità, regalando una performance intensa ed emotivamente coinvolgente. La sua interpretazione è uno dei punti di forza della serie. Neslihan, con su sguardo intenso y esa capacidad de transmitir emociones sin necesidad de palabras, logró conectar con el público de una manera muy especial. Macide no es una heroína perfecta, es una muy real con miedos, inseguridades y un anhelo profundo de ser feliz. Esa autenticidad es lo que la hace tan entranable. La svolta nella vita di Macide arriva quando incontra Kazim, un uomo misterioso e affascinante, interpretato da Kadir Dulu. Kazim è il proprietario di un'azienda di profumi e ha un passato oscuro. Tra Macide e Kazim nasce subito una forte attrazione, un'attrazione proibita che li trascinerà in un vortice di passione e pericolo. Kazim è un personaggio enigmatico, avvolto nel mistero. È un uomo potente e ricco, ma anche tormentato dai suoi demoni interiori. Kadir Dulu riesce a dare al personaggio una profondità e una complessità che lo rendono irresistibile. La chimica tra Neslihan Atagul e Kadir Dulu è palpabile e rende le loro scene insieme particolarmente intense e coinvolgenti. Esa química era esencial para que la historia de amor funcionara. No era solo una atracción física, sino una conexión a nivel emocional y espiritual. Ambos personajes se ven en el otro como un espejo, reconociendo sus propias heridas y los anhelos. Esa vulnerabilidad compartida es lo que los une y los impulsa a desafiar las convenciones sociales y un luchar por su amor. Ma La vendetta è servita non è solo una storia d'amore. È anche una storia di vendetta, di segreti e di tradimenti. Macide scopre che Kazim è coinvolto in un complotto oscuro e che il suo passato è legato a un evento traumatico che ha segnato la sua vita. Decisa a scoprire la verità, Macide si troverà ad affrontare nemici potenti e spietati. El pasado de Kazim es una sombra que lo persigue constantemente. Un evento traumático en su juventud lo marcó profundamente y lo convirtió en un hombre desconfiado y reservado. Esa oscuridad es lo que Macide intenta iluminar, buscando la verdad detrás de la máscara de hombre poderoso y misterioso. La trama si complica ulteriormente con l'introduzione di altri personaggi chiave, come Sermin, la perfida ex moglie di Kazim, interpretata da Zuhal Olcay, e Burak, un giovane ambizioso e senza scrupoli, interpretato da Bertan Aslani. Sermin è una donna spietata, disposta a tutto pur di riconquistare Kazim e di distruggere Macide. Burak, invece, è una rivista che vede in Kazim un'opportunità per fare carriera e non si farà scrupoli a tradire e manipolare pur di raggiungere i suoi obiettivi. Sermin è un personaggio odioso, ma allo stesso tempo affascinante.
Zhou Lolkai riesce a renderla credibile e realistica, mostrando la sua fragilità e la sua disperazione dietro la maschera di donna forte e spietata. Burak è un personaggio ambiguo, che oscilla tra l'ambizione e il rimorso. Bertan Aslani riesce a dare al personaggio una sfumatura di umanità che lo rende meno odioso e più comprensibile. Zhou Lolkai, una veterana dell'actuación, apporta una dosis de maldad in sofisticación a Sermin. Su personaje es una villana clásica, pero con matices que la hacen más humana y incomprensible. Su obsesión por Kazim la leva a cometer actos terribles, pero también revela su vulnerabilidad y su miedo a quedarse sola. Bertan Aslani, por su parte, interpreta a Burak con una mezcla de ambizioni y resentimiento. Su personaje es un producto de la sociedad, un joven que lucha por salir adelante en un mundo competitivo y despiadato. La borsa di studio, come veremos, sarà un punto di svolta nella sua vita. E arriviamo al punto cruciale, la borsa di studio per Burak. Questo evento inaspettato cambia completamente le dinamiche della serie. Burak, che fino a quel momento era stato un personaggio secondario, improvvisamente si ritrova al centro dell'attenzione. La borsa di studio gli offre l'opportunità di realizzare i suoi sogni e di cambiare la sua vita, ma allo stesso tempo lo mette in una posizione di potere che lo rende ancora più pericoloso. La borsa de studio es el catalizzador de un cambio radical nella trama. Burak, che hasta ese momento era un peone nel juego de poder entre Kazim y Sermin, se convierte en un jugador importante. Esa oportunidad le permite acceder a un mundo de riqueza y poder que antes solo podía imaginar. Pero, ¿a qué precio? ¿Estará dispuesto a traicionar sus principios para lograr sus objetivos? Chi ha offerto la borsa di studio a Burak? Quali sono le sue vere intenzioni? Questo è uno dei misteri che tengono col fiato sospeso gli spettatori. Alcuni sospettano di Sermin, che potrebbe aver voluto usare Burak per i suoi piani di vendetta contro Kazim e Macide. Altri sospettano di Kazim stesso, che potrebbe aver voluto aiutare Burak a realizzare il suo potenziale, ma allo stesso tempo tenerlo sotto controllo. La identidad del benefactor de Burak es un misterio que se va desvelando poco a poco. Cada personaje tiene un motivo para ayudarlo, pero también para manipularlo. La tensión aumenta a medida que se revelan las verdaderas intenciones de cada uno. Burak se ve atrapado en un juego peligroso donde la lealtà y la traición se confunden. E poi c'è il finale. Un finale che ha spaccato in due il pubblico. Alcuni lo hanno trovato deludente, altri lo hanno trovato geniale. Ma una cosa è certa, nessuno si aspettava un finale del genere. Non voglio spoilerarvi troppo, ma vi dico solo che il finale lascia aperti molti interrogativi e che il destino di Macide e Kazim rimane incerto. Il finale es un golpe maestro de los guionistas. En lugar de ofrecer una resolución fácil y predecible, optan por un final ambiguo y abierto a la interpretación. El destino de Macide y Kazim queda en suspenso, dejando al espectador con la incertidumbre y la esperanza. Esa ambigüedad es lo que hace que el final sea tan controvertido, però también tan memorable. Il finale a sorpresa ha destabilizzato tutti. Avevamo costruito delle aspettative, avevamo immaginato un certo tipo di conclusione. Ma gli sceneggiatori hanno deciso di sorprenderci con un colpo di scena che ha ribaltato tutte le carte in tavola. Questo finale ha generato un acceso dibattito tra i fan della serie, che si sono divisi tra chi lo ha apprezzato per la sua originalità e chi lo ha criticato per la sua ambiguità. El debate sobre el final es un reflejo de la complejidad de la serie. La vendetta è servita no es una simple storia de amor y venganza. Es una reflexión sobre la naturaleza humana, la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y como la vida misma, no siempre hay respuestas fáciles. Personalmente, penso che il finale sia stato coraggioso e stimolante. Ha evitato i cliché e ha lasciato spazio all'interpretazione dello spettatore. Certo, forse avremmo voluto un finale più definito, più rassicurante, ma alla fine la vendetta è servita e è una serie che non ha paura di osare e di sfidare le convenzioni. Ese final nos obliga a cuestionar nuestras propias expectativas y a reflexionar sobre el significado de la felicidad. ¿Es posible encontrar la felicidad en un mundo lleno de dolor y sufrimiento? ¿O es la felicidad solo una ilusión? La serie esplora temi importanti come la libertà femminile, la ricerca della felicità, la vendetta e il perdono.
Macide è un personaggio che incarna la lotta per l'emancipazione femminile e la ricerca di un'identità propria al di là delle aspettative sociali. La sua storia è un inno alla libertà e al coraggio di seguire il proprio cuore. Macide es un símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia. Su historia es un ejemplo de cómo una mujer puede superar las adversidades y encontrar su propio camino, a pesar de las presiones sociales y las expectativas familiares. La serie también plantea preguntas sobre la naturaleza de la venganza y el perdón. ¿Es posible encontrar la paz después de haber sido víctima de una traición? ¿O la venganza es la única forma de sanar las heridas del pasado? Kazim es un personaje atormentado por su pasado, que busca la venganza como una forma de aliviar su dolor. Pero Macide le enseña que el perdón es la única forma de liberarse de las cadenas del pasado y encontrar la verdadera felicidad. La serie explora las dinámicas de poder en la sociedad turca contemporánea. A través de sus personajes, vemos las desigualdades sociales, la corrupción y la lucha por el ascenso social. Burak, con su borsa de estudio, representa la esperanza de una movilidad social, pero también los peligros de la ambición desmedida. Además, La vendetta è servita destaca por su cuidada producción, su banda sonora envolvente y su dirección artística impecable. Los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, sirven de telón de fondo perfecto para esta historia de amor, venganza y redención. El vestuario, la ambientación y la música contribuyen a crear una atmósfera única y cautivadora. En definitiva, La vendetta è servita es mucho más que una telenovela turca. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre temas importantes y universales. Es una historia de amor, venganza, perdón y redención que te dejará pensando mucho después de que hayas visto el último episodio. Y, por supuesto, es una oportunidad para disfrutar del talento de Neslihan Atagul, una de las actrices más brillantes de Turquía. In conclusione, La vendetta è servita è una serie che merita di essere vista. È una storia avvincente, piena di colpi di scena e di emozioni forti, con personaggi complessi e ben definiti e un finale che non lascia indifferenti. E soprattutto, è una serie che ci fa riflettere su temi importanti e attuali. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Abbiamo esplorato la trama della vendetta è servita, abbiamo analizzato i personaggi chiave, abbiamo discusso della borsa di studio per Burak e del finale a sorpresa che ha fatto tanto discutere. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di vedere o rivedere questa serie. Voglio ringraziarvi di cuore per avermi tenuto compagnia in questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato il contenuto interessante e informativo. Ora tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di La vendetta è servita. Qual è il vostro personaggio preferito? Cosa ne pensate del finale? Lasciate un commento qui sotto e ditemi la vostra opinione. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. E prima di salutarvi, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ciao!